Chi non vorrebbe viaggiare nel tempo e unire la passione per l'arte con la curiosità di scoprire come viveva un artista dell'Ottocento? Courbet ci apre le porte del suo studio e così possiamo viaggiare grazie a una delle opere del realismo francese che hanno fatto la storia dell'arte. Io sono Clelia e oggi scopriamo l'Atelier dell'artista di Gustave Courbet del 1854. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. L'Atelier dell'artista di Courbet è probabilmente la più grande opera di promozione dell'attività di un artista nell'intera storia dell'arte e oggi è conservato in uno dei miei musei preferiti di Parigi, il Musée d'Orsay. Ma non è sempre stato qui, al contrario ha una storia davvero interessante. L'opera è stata realizzata per la Grande Esposizione Universale di Parigi del 1855, ma in realtà sul momento non ha avuto grande successo ed è stata respinta dal comitato di selezione. Quindi Courbet cosa ha deciso di fare? In risposta al comitato ha deciso di allestire una mostra personale in un padiglione del realismo che ha finanziato a proprie spese. Purtroppo anche la mostra di Courbet non ha avuto un grande successo sia dal punto di vista commerciale che critico, ma ha comunque conquistato un posto importante nella storia dell'arte. Sfidando infatti l'autorità del mondo dell'arte istituzionale, Courbet ha aperto la strada ad altri, compresi gli impressionisti. Sebbene Courbet fosse dichiaratamente un realista, i suoi dipinti hanno spesso aspetti molto simbolici. Ad esempio, l'Atelier dell'artista ha un sottotitolo che io definirei piuttosto disorientante, allegoria reale che riassume 7 anni della mia vita artistica e morale. Il soggetto protagonista dell'opera è proprio lui e si rappresenta mentre dipinge nel suo studio, uno studio che sembra quasi una caverna. L'artista è infatti circondato da una folla misteriosa fatta di persone tutte diverse tra di loro. Le singole figure sono ritratte molto bene, ma collettivamente non sembrano avere per noi oggi alcun senso. Quindi chi sono tutte queste persone e perché si sono radunate qui? Courbet stesso ce lo ha raccontato attraverso una lunga descrizione del dipinto. Il suo linguaggio però è stato considerato spesso poco chiaro e aperto a varie interpretazioni. L'artista ha scritto che le figure a sinistra rappresentano il mondo della vita ordinaria, le masse, la miseria, la povertà, gli sfruttati, ma anche gli sfruttatori, tutti coloro che, secondo lui, prosperano sulla morte. Sulla destra invece ha inserito gli amici, i colleghi e gli amanti dell'arte, quelli che prosperano nella vita. In primo piano al centro seduto, mentre dipinge, c'è l'artista Courbet stesso. Viene rappresentato mentre sta dipingendo. In realtà non avrebbe, secondo me, lavorato al suo cavalletto in questa posizione perché risulta abbastanza scomoda e laterale. Probabilmente però era anche un po' narcisista e ha adottato la postura per mostrare quello che considerava il suo profilo, diciamo, più interessante. La modella nuda che sta dietro di lui è stata interpretata come un'incarnazione della verità e il ragazzino che lo guarda ammirato è stato visto come una allusione all'innocenza. I personaggi alla sinistra dell'opera, come dichiarato dallo stesso Courbet, provengono dal mondo della vita ordinaria. E così sembrerebbe anche per l'uomo seduto che guarda verso il basso con un particolare cappello alto. Viene identificato come l'imprenditore. Per questa figura sono state proposte varie identificazioni, tra cui quella del becchino. Forse l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un ritratto di un giornalista dell'epoca, Émile de Girardin, un sostenitore chiave dell'imperatore Napoleone III, al cui regime Courbet si stava opponendo. E la figura sulla sinistra in primo piano seduta con i cani da caccia è stata proprio identificata in modo convincente come l'imperatore Napoleone III, nipote di Napoleone Bonaparte. Napoleone III viene infatti eletto presidente della Francia nel 1848 e assume il titolo nel 1852. All'epoca non era possibile criticare apertamente le sue politiche dittatoriali a causa della censura, ma Courbet lo fa attraverso la sua stessa opera. Decide così di rappresentare il nuovo imperatore nelle vesti di un bracconiere circondato dai suoi cani da caccia. Nella storia Napoleone verrà deposto nel 1870 dopo aver condotto la Francia ad una catastrofica sconfitta nella guerra franco-prussiana e finirà la sua vita in esilio in Inghilterra. Seduto tra gli amici di Courbet, invece sulla destra, c'è un uomo che legge. Si tratta di Baudelaire, uno dei principali poeti francesi del tempo e anche un famoso critico d'arte.
Baudelaire incontra Courbet nel 1848 alla Brasserie Andler, un ritrovo di artisti ed intellettuali, ed entra così nel circolo di Courbet, che era soprannominato al tempo il Tempio del Realismo. I due personaggi della coppia in piedi davanti Baudelaire e a due passi dall'artista seduto sono stati descritti da Courbet stesso come gli amanti dell'arte o i collezionisti. Courbet descrive la coppia come formata da una donna alla moda, elegantemente vestita, con suo marito. Non sono stati certamente identificati, anche se sono state fatte diverse ipotesi sulla loro identità. La descrizione di quest'opera così elaborata di Courbet appare per la prima volta in una lettera del 1854 all'amico Jules Husson, ed è lo stesso uomo che viene rappresentato nell'opera seduto mentre guarda l'artista al lavoro proprio dietro la modella nuda. Husson scriveva con uno pseudonimo ed era caro amico di Courbet, ma soprattutto il principale portavoce letterario del realismo. Realismo che possiamo definire come il movimento di Courbet e la sua più grande eredità artistica. La tecnica di Courbet come pittore si racconta essere un'espressione diretta della sua personalità. Probabilmente era un uomo molto audace, sicuro di sé e in un certo senso indifferente alle convenzioni. Di solito lavorava in modo rapido e spontaneo, applicando la vernice con una spatola. Non era infatti interessato ai dettagli precisi oppure ad una finitura molto accurata. L'atelier dell'artista, per esempio, è stato dipinto tra il 1854 e il 1855, giusto in tempo per prepararlo all'esibizione. E probabilmente gran parte dello sfondo è molto impreciso nel trattamento, anche per questa motivazione. Avendo più tempo, forse Courbet l'avrebbe elaborato di più, ma non lo sapremo mai. Aveva comunque scarso interesse per il disegno, ma come altri pittori dell'epoca teneva una raccolta di fotografie di nudo da usare come materiale di riferimento. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Courbet ha cambiato il corso dell'arte francese portando una nuova imponenza e serietà nelle scene di vita quotidiana ed esponendo le sue opere al di fuori dei luoghi cosiddetti tradizionali. Nasce a Ornans, nella Francia orientale, in una ricca famiglia di agricoltori e il suo passato ha grande importanza nella sua storia di vita personale. Sebbene infatti lavora principalmente a Parigi, spesso rappresenta soggetti legati alla campagna. Diventa famoso nel 1850 quando espone 3 straordinari dipinti al Salon di Parigi e in particolare grazie ad uno di questi, il funerale a Ornans. Si tratta di una scena enorme e provocatoriamente non idealizzata della vita di campagna. Queste opere lo fanno diventare fin da subito il leader del movimento realista e gli artisti di questo movimento credono che la vita di tutti i giorni possa, fornire argomenti tanto seri quanto i principali temi tradizionali di storia, religione e mitologia. Così queste idee radicali di Courbet emergono anche nella sua politica. Courbet infatti ha vissuto in un certo periodo instabile della politica francese, con numerosi cambiamenti nei tipi di governo. Dopo l'esilio di Napoleone Bonaparte nel 1815, la monarchia infatti viene restaurata sotto Luigi XVIII. Il suo successore Carlo X fugge quando il suo regime regressivo provoca una vera e propria rivoluzione nel luglio del 1830. Viene così sostituito da Luigi Filippo, il cui regno, noto come la monarchia di luglio, dura fino al 1848, quando c'è un'altra rivoluzione. Il risultato è un governo repubblicano noto come Seconda Repubblica, con Luigi Napoleone come presidente e poi imperatore come Napoleone III nel 1852 e uno dei protagonisti dell'opera di oggi. Questo inaugura comunque il Secondo Impero che dura fino al 1870. Quando la Francia viene sconfitta in modo schiacciante nella guerra franco-prussiana del 70-71, Parigi viene governata per 2 mesi da un governo rivoluzionario chiamato Comune, in cui Courbet è a capo della commissione artistica. Questo fa capire come le sue idee politiche non possano essere divise dall'artista e dalle opere stupende che realizza. La Comune di Parigi viene abolita e Courbet viene incarcerato per 6 mesi. Temendo ulteriori punizioni si trasferisce poi definitivamente in Svizzera nel 1873. Qui, oltre alle sue grandi composizioni, dipinge anche dei paesaggi e dei ritratti e muore infatti pochi anni dopo nel 77, mentre in Francia c'è in corso la Terza Repubblica che si conclude quando la Germania invade la Francia nel 1940. Ed è incredibile capire come a volte la storia di una nazione, quella di un artista e dei personaggi che fanno parte della sua vita, possano raccontarci così tanto di un'epoca attraverso l'arte.
E se come questa ti incuriosiscono altre opere che hanno fatto la storia dell'arte, iscriviti al canale e dai un'occhiata al video sul 3 maggio di Goya o a quello su Las Meninas di Diego Velázquez. Grazie e alla prossima!